Amici e amiche modellisti di tutto il mondo, ben trovati! Oggi finalmente cominceremo con il costruire il nostro primo modello in stile fantasy. Ma prima, sigla! La prima cosa da fare è sicuramente pensare e immaginare quello che vogliamo diventi il modello finito nelle nostre mani. Come fare per decidere cosa costruire? Dove è possibile trovare fonte di ispirazione per dare una spinta in più alla nostra creatività? Soprattutto se siamo all'inizio? Chi ha la fortuna di saper disegnare può cominciare con il creare qualche schizzo del progetto, magari il modello vero e proprio come deve apparire una volta finito. Questo è davvero la cosa migliore, però purtroppo, me compreso, non tutti hanno capacità di disegno e qualità grafiche tali per cui da riuscire anche solamente ad abbozzare uno schizzo che sia quantomeno quello che effettivamente vogliamo costruire. Un altro modo, soprattutto all'inizio, è quello di cercare ispirazione in rete. Google Immagini, ma soprattutto Pinterest, che è un social dedicato esclusivamente alle immagini, può davvero essere una fonte inesauribile a cui possiamo ispirarci per creare il nostro personalissimo modello. Io stesso ne faccio uso e non mi vergogno a dire che alcuni dei modelli che mi avete visto costruire anche qui sul canale, come ad esempio Nomad oppure la Crazy House, sono ispirati a immagini trovate proprio su Pinterest. A proposito, anche modellismo fantasy si trova su Pinterest. Abbiamo raggiunto da poco i 3000 iscritti. Seguimi anche tu, non ti costa nulla. Cerca modellismo fantasy e fai clic sul pulsante segui. Non abbiate paura, soprattutto se siete all'inizio, di copiare da altri artisti. Copiare vi darà le basi per cominciare. Poi nel tempo svilupperete il vostro personale gusto e stile di creazione ed interpretazione degli elementi. Il bello di quest'arte è anche e soprattutto la condivisione. Un'ultima cosa e poi partiamo con la costruzione del modello, promesso. Nei giorni scorsi, giustamente, alcuni di voi mi hanno fatto notare che con il termine modellismo fantasy possiamo intendere qualsiasi tipo di costruzione e modello il cui design è di natura fantastica, quindi figurini, robot, case delle fate, qualsiasi cosa. Questo è assolutamente vero. Ed è per questo che per dare una maggiore specificità al genere che andremo a trattare, ho coniato un nuovo nome per questa categoria che spero nel tempo possa avere sempre più seguito. Modellismo Fantasy Architecture. Vi piace? Chiaramente il nome da solo non basta, bisogna anche dare qualche linea guida, qualche regola. Per far parte della categoria MFA, il modello dovrà avere un'impronta grafica che richiami il genere utilizzato all'interno delle ambientazioni fantasy. Alcuni esempi possono essere castelli, roccaforti, torri, case, negozi e strutture commerciali in genere che presentino pareti interne e/od esterne con elementi a graticcio. Perché proprio a graticcio? Per chi non lo sapesse, le costruzioni a graticcio si basano sul modello di creazione degli edifici tramite travi di legno a vista, che creano la struttura portante e che sono disposte orizzontalmente, verticalmente o anche in obliquo. Questo modello di costruzioni è tipico del Medioevo, periodo storico dove gran parte dei racconti fantasy è ambientato. Per ora partiamo da questa regola base. Nel proseguio delle lezioni introdurremo nuove regole da rispettare affinché il nostro modello rientri di diritto nella categoria MFA. Per questo corso ho pensato a un modello che potesse essere facilmente realizzabile
ma non troppo. Un qualcosa in ogni caso che potesse ben rappresentare il nostro primo modello fantasy. Ho pensato quindi che la cosa più giusta fosse quella di realizzare una casa che avesse un design simile alla mia taverna. Le dimensioni saranno ridotte. La taverna che avevo costruito è in scala 1:32. Il modello che andremo a realizzare noi sarà invece in scala 1:56, decisamente più ridotto. Perché questa scelta? Beh, 1:56 è la tipica scala dei modelli utilizzati nei terreni di gioco, come ad esempio Dungeons and Dragons. Quindi se tra voi c'è anche qualche giocatore, apprezzerà sicuramente questa scelta, proprio perché il modello, una volta finito, potrà entrare a far parte della sua personale ambientazione scenica. Tutti gli altri invece si ritroveranno ad avere alla fine del corso un bel modellino da esporre e esibire come diorama, come di fatto di norma succede a me. Una piccola parentesi sulle scale di riduzione. Cosa sono? E soprattutto come si fa a calcolare le giuste dimensioni degli elementi riducendone le dimensioni sulla base della scala da noi scelta? Questo è quanto ci dice Wikipedia. Una scala di riduzione corrisponde al rapporto tra la dimensione del modello, grafico su carta o in un certo materiale, e la sua dimensione reale, entrambe espresse nella stessa unità di misura. Ok, ma che significa tutto questo? Beh, prima abbiamo detto che la taverna è stata costruita in scala 1:32. 1:32. E quindi? In pratica questa scrittura significa che ogni unità di misura presente a sinistra dei due punti, in questo caso il valore 1, equivale alla quantità reale presente sulla destra dei due punti, il valore 32. Quindi, immaginando di utilizzare come unità di misura i centimetri, ogni centimetro del nostro modello equivale nella realtà a 32 centimetri. Se nel nostro diorama quindi stiamo rappresentando un muro alto 8 centimetri, significa che quel muro nella realtà sarebbe alto 256 centimetri, cioè 8 per 32. Come si fa a passare dalle misure reali alle misure in scala? Ogni misura reale andrà divisa per il numero presente sulla destra dei puntini. Immaginiamo di dover costruire una porta dalle dimensioni di 90 cm di larghezza e 210 cm di altezza, in scala 1:32. La larghezza sarà così calcolata: 90 diviso 32, che equivale a 2,8 cm circa. L'altezza 210 diviso 32, che ci darà come risultato 6,5 cm circa. La stessa porta, costruita in una scala 1:56, 90 diviso 56, circa 1,60 cm. 210 diviso 56, 3,75 cm. Tutto chiaro? Per questo corso ho preparato un progetto in PDF che potete liberamente scaricare dal sito. Collegatevi al sito www.modellismofantasy.it, andate nella sezione Download e scorrete fino a trovare il progetto 062 Corso di Modellismo Fantasy Architecture. A quel punto vi basterà cliccare sulla bandierina italiana per avere a disposizione il file. Sempre nella pagina di download potete approfittare per scaricare numerosi altri progetti che fanno riferimento ad altri video presenti sul canale. All'interno del progetto è presente una rappresentazione del modello che andremo a costruire. Le prime 3 pagine danno una rappresentazione indicativa del modello.
pagina 4 e 5 fanno riferimento alla pianta in sezione dei 2 livelli di cui la casa è composta e vi aiuteranno a posizionare correttamente i pannelli di polistirene che ritaglieremo. Infine, dalla pagina 6 fino alla pagina 12 sono le dime che dovremo ritagliare una ad una per avere le misure corrette dei nostri elementi. Siete pronti? Cominciamo! Prima cosa da fare, stampiamo il progetto e ritagliamo le singole dime. A questo punto abbiamo ritagliato tutte le dime che ci servono per poter andare a ricreare i pezzi che comporranno il nostro modello finale. Adesso non ci resta che munirci di un pannello di polistirene, possibilmente dalla superficie bugnata. Se non sapete cosa significa, guardatevi la prima lezione di questo videocorso. Per oggi comunque è tutto. Nel prossimo video vedremo come utilizzare le dime per ricavarci gli elementi e andare finalmente ad assemblarli tra loro per creare i volumi del modello finale. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. Se il video vi è piaciuto mettete like e facciamo decollare questo video su YouTube. Con questo ho detto tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!